Ciao a tutti e bentornati su Mania delle serie turche. Spero stiate bene e che abbiate voglia di addentrarvi con me in una storia che ha fatto parlare tantissimo, una di quelle che raduna fan, curiosi e romantici davanti allo schermo. Oggi affrontiamo un tema che sta agitando i social e le redazioni di spettacolo, l'amore in crisi di Can Yaman e Demet Özdemir, il possibile epilogo di una storia che per molti era un punto di riferimento. Prima di iniziare, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale, è il modo migliore per non perdere i nostri contenuti e per sostenerci nel portarvi ogni giorno aggiornamenti e retroscena dal mondo delle star turche. Entriamo subito nel cuore della vicenda. Can Yaman e Demet Özdemir, due nomi che in Turchia e all'estero significano carisma, talento e successo, sembrano essere arrivati a uno dei capitoli più delicati del loro rapporto, forse addirittura a una soglia di non ritorno. Quando parliamo di loro, non parliamo soltanto di due attori amatissimi, ma di un duo che ha saputo trasformare la complicità professionale in un simbolo pop, capace di alimentare discussioni infinite tra fan e addetti ai lavori. La loro chimica sullo schermo ha fatto sognare, e quel confine sottile tra finzione e realtà ha sempre generato domande, speranze e qualche certezza che oggi, alla luce degli indizi, sembra vacillare. Il titolo che ci accompagna, Amore in crisi, Can Yaman e Demet Özdemir, la fine di una storia, racconta già la tensione del momento. Negli anni il loro legame, confermato o solo percepito, è stato un costante mormorio nei tabloid. Ci sono stati alti e bassi, silenzi e piccoli gesti che sembravano dire più di 1000 parole. È vero, entrambi hanno avuto relazioni e impegni importanti, ma la connessione che li ha uniti nello sguardo del pubblico ha avuto un'aura speciale, qualcosa che andava oltre la semplice collaborazione artistica. La domanda rimasta sospesa a lungo è se la magia nata sul set potesse davvero vivere fuori, e se sì, se potesse resistere alla pressione del tempo e della fama. In questo video, e in questa riflessione, proviamo a scomporre i segnali. Siamo davanti a una rottura definitiva? Oppure stiamo osservando l'ennesimo colpo di scena, una turbolenza passeggera destinata a rientrare? Analizzeremo dichiarazioni esplicite e silenzi significativi, assenze notate dai fan più attenti, apparizioni pubbliche rarefatte e ogni dettaglio che, pezzo dopo pezzo, ha alimentato la narrativa di una crisi. E lo faremo ricordando che, per quanto l'attenzione sia alta e la curiosità legittima, ogni passo di chi vive sotto i riflettori viene ingigantito, interpretato e discusso fino all'eccesso. Partiamo da ciò che si mormora con più insistenza, la distanza. Non una distanza generica, ma quella praticissima fatta di set all'estero, contratti che impongono mesi di lavoro lontano da casa, orari che si scontrano e coincidenze impossibili. Can, sempre più richiesto in produzioni internazionali, spesso si ritrova a viaggiare e a costruire personaggi in città che non dormono mai. Demet, dal canto suo, continua a brillare tra cinema e televisione, mantenendo un'agenda fitta e durissima. Tutto questo si traduce in meno tempo condiviso, in attese e compromessi che, alla lunga, possono logorare anche il legame più saldo. E poi ci sono i social, questo palcoscenico costante. Meno foto insieme, meno like strategici, meno commenti che un tempo scaldavano i cuori dei fan. Per molti, è il primo sassolino che scivola a valle dando il via alla valanga delle ipotesi. Esiste poi quel fattore imponderabile che è la pressione mediatica. Essere una coppia osservata, commentata e talvolta fraintesa non è semplice. Ogni gesto diventa un indizio, ogni mancato sguardo una prova, ogni parola una sentenza. Ed è qui che la percezione pubblica può confondere le acque. Non è detto che la crisi sia originata dal rapporto in sé, potrebbe nascere dal modo in cui quel rapporto è esposto, sezionato e giudicato. Va ricordato che, più volte, Can ha mostrato di preferire la riservatezza quando il chiacchiericcio si fa eccessivo, mentre Demet, pur essendo presente sui social, ha sempre tenuto un confine netto tra vita privata e palcoscenico. Questa discrezione, oggi più che mai, rende complicato distinguere verità e proiezioni. Vale la pena riavvolgere il nastro fino ai momenti in cui tutto si è fatto più tangibile agli occhi del pubblico. Red carpet condivisi, interviste illuminate da sguardi che raccontavano confidenza, eventi dove la loro prossimità diventava racconto.
Si è costruita un'immagine forte, quasi una storia in sé, e oggi questa immagine sembra incrinarsi sotto il peso di voci e sospetti. I siti di intrattenimento hanno acceso i titoli: distanza, tensioni, rottura imminente. Alcuni attribuiscono la responsabilità alle carriere, altre fonti suggeriscono incompatibilità nate col tempo. Eppure, quando si tirano le somme, l'unico dato certo è il cambiamento del loro copione pubblico. La carriera, certo, ha un ruolo enorme. Progetti ambiziosi significano set lunghi, location che cambiano, promozioni internazionali. Khan ha dimostrato più volte di saper cavalcare l'onda mondiale, e questo comporta periodi intensi e non negoziabili. Dimet non è da meno. La sua energia sul set e la voglia di mettersi alla prova la portano ad accettare sfide che stravolgono il calendario. In due, conciliare ambizioni così forti può diventare una missione. Il tempo condiviso diventa prezioso e rarissimo, e il rischio è che ogni rinuncia pesi il doppio. Forse è qui, tra partenze e ritorni, che nascono le crepe percepite dall'esterno. Accanto agli impegni, si parla anche di differenze personali affiorate col tempo. Le relazioni cambiano, si trasformano, chiedono nuove forme per restare vive. A volte si cresce nella stessa direzione, altre si imboccano strade divergenti con affetto ma senza compatibilità. Con personaggi pubblici, però, ogni possibile transizione viene coperta da un velo di dramma che non sempre corrisponde alla realtà. Fino a quando Khan o Dimet non parleranno chiaramente, tutto rimane nella sfera dell'interpretazione. La stampa cavalca ciò che fa notizia, crea trame e spesso lascia al pubblico il compito di colmare i vuoti. E il pubblico, innamorato di un'idea di coppia, partecipa, commenta, amplifica. È anche vero che potremmo trovarci davanti a una pausa, non a un epilogo. Le storie attraversano stagioni. Quello che oggi appare come una frattura può domani rivelarsi un momento di ridefinizione. Non sarebbe la prima volta che una coppia, pressata dalla visibilità, sceglie di spegnere i riflettori per ritrovare il proprio ritmo. Eppure la persistenza dei segnali, la mancanza di apparizioni congiunte e un silenzio che prima non c'era alimentano l'idea che qualcosa sia davvero cambiato, e per i fan il pensiero di una fine pesa come un addio all'ultima scena di un film amatissimo. Proviamo a guardare gli episodi che hanno scaldato la discussione. La loro assenza da occasioni in cui, in passato, si sarebbero presentati insieme non è passata inosservata. Serate di gala, prime attese, momenti simbolici dell'industria in cui l'assenza vale più di una parola. Sui social, lo abbiamo detto, il termometro segna temperature più basse, post individuali, didascalie che sembrano privilegiare la crescita personale, citazioni sulla forza e sull'indipendenza che i fan, inevitabilmente, leggono come messaggi in codice. Meno like reciproci, nessun commento ironico o tenero, quelle minuscole abitudini digitali che per molti costituivano la traccia quotidiana di un'intesa. Anche nei racconti degli amici, quando trapelano indiscrezioni, pare che le occasioni condivise siano diminuite. Un puzzle di piccoli tasselli che, messi insieme, compongono un quadro. È altrettanto fondamentale ricordare che la discrezione può essere una scelta d'amore, non una prova di sfilacciamento. Proteggersi vuol dire anche non offrire continuamente al pubblico il proprio lessico affettivo. Tuttavia, quando tanti elementi si allineano, la narrativa della crisi diventa difficile da smentire. Alcuni hanno provato a tirare in ballo terze persone, ma ad oggi mancano indizi concreti e sarebbe irresponsabile aprire quel capitolo senza fondamento. Di reale c'è un cambio di postura. Se prima Khan e Dimet apparivano con maggiore spontaneità, oggi sembra prevalere una regola del basso profilo. Un silenzio che può voler dire esigenze diverse, oppure maturità nel preservare ciò che conta. L'idea della fine ha un fascino tragico, chiude un cerchio e calma la sete di verità. Se davvero questa storia stesse arrivando al capolinea, sarebbe un evento importante per l'immaginario del pubblico che li ha seguiti. Eppure esiste un'altra lettura, più umana e meno rumorosa, la resilienza. Le coppie superano tempeste che dall'esterno sembrano definitive. Ciò che importa è lo spazio che ci si concede, il diritto a definire i propri confini al di là delle attese.
Ricordiamoci che parliamo di due persone prima ancora che di due icone. Hanno sogni, paure, bisogni che non sempre coincidono con il copione perfetto che vorremmo scrivere per loro. In sintesi, la crisi di cui tutti parlano nasce da una costellazione di segnali. Meno uscite pubbliche, interazioni online rarefatte, impegni professionali che si sovrappongono come onde, qualche voce di corridoio e moltissime interpretazioni. Senza una conferma ufficiale, restiamo nel territorio delle ipotesi, anche se la percezione comune è che l'equilibrio sia cambiato. E proprio per questo l'attesa delle loro parole diventa centrale. Fino ad allora, resta la domanda che brucia. Stiamo davvero assistendo alla fine di una storia, o a un passaggio necessario per farla crescere? Quel che è certo è che il pubblico ha amato vedere Kenyomen e Dimet Özdemir come protagonisti di una favola moderna, e l'idea di un epilogo lascia una scia di malinconia. Ma le favole, lo sappiamo, non sono soltanto baci e lieto fine, spesso raccontano prove, separazioni, ritorni. Continuare a osservare con rispetto può essere il modo migliore per accompagnarli, senza pretendere un finale scritto da noi. Intanto, noi continueremo a seguire la vicenda con l'attenzione di sempre, pronti a raccontarvi ogni sviluppo con la delicatezza che meritano. E con questo si chiude il nostro viaggio di oggi. Abbiamo ripercorso indizi, ipotesi, sensazioni intorno a Khan e Dimet, consapevoli che dietro i riflettori ci sono battiti reali e vite complicate. Vi ringrazio di cuore per essere rimasti con noi fino alla fine. Diteci la vostra, credete che la crisi sia reale? Vi preoccupa il futuro di questa coppia? Quali segnali vi hanno colpiti di più? Scrivete nei commenti, perché leggere le vostre opinioni e confrontarci è il cuore della nostra community. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo con chi ama queste storie tanto quanto noi. E soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Mania delle serie turche. È gratuito e ci aiuta tantissimo a continuare a creare contenuti per voi. Grazie per l'ascolto e alla prossima, qui, dove le storie delle star diventano racconto.